Un caro saluto a tutti gli abbonati del mio canale. Prima di iniziare questo tutorial, innanzitutto vi ringrazio per aver aderito alla mia nuova opzione di abbonamento che mi aiuterà a proseguire, andare avanti, continuare a pubblicare e a lavorare per produrre questi tutorial. Veramente vi ringrazio tantissimo, mi state dando l'opportunità appunto di proseguire. Allora, oggi non c'è molto sole, però devo cominciare a pubblicare appunto perché ci sono già degli abbonati e voglio cominciare a pubblicare qualcosa, è giusto così. Spero che comunque, nonostante non ci sia molto sole, molta luminosità, il video sia di vostro gradimento e sia chiaro anche dal punto di vista della luminosità. Allora, quello che vi voglio presentare oggi come primo mio tutorial a pagamento, perché comunque l'abbonamento è un piccolo contributo, è una maglia che ho voluto realizzare con un filato che avevo in casa, ma che è di altissima qualità. Sicuramente in tante lo conoscerete. È l'Iggy o Liggy, non so, io dico Iggy, ma magari si pronuncia Iggy. Questo è un filato, vedete, della Tessiland, lo trovate sul sito della Tessiland, poi vi metterò comunque il link nelle info. Vedete, è un filato mercerizzato di altissima qualità. Io ce l'ho in una tonalità di arancio molto delicato e molto bello, proprio colore della pelle dell'arancio. È un mercerizzato molto bello, si stira, si lava tranquillamente. Questo filato sono gomitolini di 50 grammi per 125 metri, appunto puro cotone mercerizzato. Io ho usato questo perché l'avevo in casa, ma ci sono moltissime alternative. Ogni marca di filato fa il suo, diciamo, cotone mercerizzato di questa tipologia. Vi faccio un esempio che può essere il fiocco, può essere il fior di cotone, può essere il Basic Lux della Mondial, può essere il Catania della Schackermeier e così via. Hanno tutte queste tipologie di puro cotone mercerizzato, 125 metri ogni 50 grammi. Vi faccio vedere anche cosa mi servirà. Molto bella, questa maglia. Mi servirà la forbice, l'uncinetto, sto usando il 3,5, con la mia mano va bene. I marcapunti non devono mai mancare, lo sapete, perché comunque io faccio sempre, a volte parto con una cosa e poi finisco, perché li creo io, finisco in un'altra cosa, e quindi non so se mi serviranno, ma penso proprio di sì. L'ago da lana, perché vedete che è una lavorazione a pannelli, quindi andremo a fare 2 pannelli uguali fino, vedete qua, dove inizia il punto rete. Poi proseguiremo davanti, delineeremo le spalle, mentre il dietro lo faremo tutto, saliremo tutto a punto rete. Ma comunque è tra l'altro anche, oltre a essere una lavorazione, un punto di grandissimo effetto, ve lo posso assicurare, è di una facilità estrema. Io qua vedete il mio metodo a sarta, indispensabile per calcolare le nostre taglie. Adesso vi vado a spiegare un attimino, togliamo tutto, la lavorazione, poi andremo a fare un campione insieme e con questo andremo a calcolare la nostra taglia. Ho iniziato, vedete, da questo punto, lavorando, scendendo, perché? Perché volevo finire la maglia sotto. Vedete, con queste cappe che sono veramente, spostiamo un attimino la telecamera così lo vedete bene, sono veramente bellissime. Poi andremo a finire anche la manica così. Poi quando sono, vedete qua c'è il filo, guardate, qua c'è il filo. Quando sono arrivata qua alla fine io ho ripetuto perché mi serviva questa lunghezza, ma poi potete ripetere tutti i motivi che volete. Potete fare anche un abito, un copricostume, potete fare più corto e più largo, tipo un coprispalla particolare tutto intero.
L'importante appunto è gestire la ripetizione dei motivi. Io in questo caso ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 di questa prima parte, e sulla fine, sull'ultimo giro, vedete, perché qua il motivo proprio finisce così, nell'ultimo giro ho aggiunto dei pippiolini, poi comunque lo faremo insieme. Quindi adesso io vi do una misurata. Il mio pannello, la parte cioè lavorata a queste, non saprei se sono fiori, sono bellissimi, mi misura 53, quindi è una bella misura, e l'ho ottenuta lavorando 5 motivi centrali più mezzo a destra e mezzo a sinistra. Il motivo che va, vedete, da qui a qui è di 18 catenelle. Se voi volete aggiungere dei motivi o diminuirli, sono 18 catenelle in più o in meno, moltiplicate per le volte che volete aggiungere o togliere i motivi. Vi faccio un altro esempio. Ricordatelo che se volete fare il tutorial come il mio, che mi dà appunto 53, comunque bella anche larghina questa maglia, l'ho fatta per me stavolta, non per mia figlia, e io ho queste dimensioni. Se la volete più piccola andate a togliere un motivo. Quindi adesso io per questa taglia, che è un buon 50, ho caricato per i due pannelli, cioè in questo punto qui, 108 catenelle. Se volete togliere, togliete da 108, togliete 18. Se volete aumentare, aumentate 18 o di 36, che è il doppio di 18, in base se volete mettere due motivi in più 36, un motivo in più 18 catenelle e così via. Spero di essere stata chiara. Eventualmente mi potete scrivere anche sul gruppo, che poi vi metterò il link se avete delle difficoltà, o anche sul mio profilo Facebook. Non posso più accettare amicizie perché sapete che non si può andare oltre i 5.000 iscritti su Facebook, sul profilo, quindi dovete mandarmi un messaggio su Messenger. Purtroppo non dipende da me, ma sono arrivata a quel limite. Quindi spero di essere stata chiara. Vedete che è facilissimo da realizzare. Una volta che siamo arrivati, che abbiamo fatto la fine qua, le cappe, no, i fiori, anche siamo arrivati, abbiamo finito in questo punto qui, spezziamo il filo, giriamo il lavoro. Non vi ho detto, allora, la lunghezza dei 6 motivi mi dà 38. Andiamo a girare, vedete, la nostra lavorazione e continueremo con le due spalle. Poi vi farò vedere come calcolare le spalle, che quello è a piacere, in base a come volete larga la vostra scolatura davanti, però ricordatevi che se è troppo scollato, cioè troppo aperto, poi vi scende dalle spalle. Io ho trovato una misura ideale che mi permette di avere una bella scollatura, ma che non mi scenda la maglia dalle spalle. Poi comunque dietro andremo a farla tutta a punto rete, questo terrà, diciamo, la spalla nella giusta posizione. Vedete, poi vi faccio vedere, è facilissimo, vi faccio vedere come calcolare la spalla, e poi dietro invece proseguiremo tutto a punto rete. Anche qui dove vedete questo spazio sarà tutto punto rete. Dopodiché vedrò se fare un pezzettino di manica, e poi appena proprio, e poi fare un motivo che finisce a K, o se attaccarmi direttamente qua, in questo punto qua, con un giro, un motivo. Ma questo è anche facoltativo, dipende, potete fare anche la manica al gomito, come volete. Allora, nel mio caso, vediamo, la mia spalla, cioè spalla è spalla, ma è anche un pezzettino che scende, è di 18 ed è lunga lo scalfo 19,5-20, perché praticamente, vedete, il motivo traforato lo andremo a lavorare fino ad arrivare
al sottoscella, cioè dove volete arrivare al sottoscella andando in giù, è la vostra lunghezza che volete fare questo capo. Dopodiché la parte, diciamo, a rete è quella che va dallo scalfo fino sulla spalla. Bene, io spero di essere stata chiara, ve lo dico sempre, sarò ripetitiva, ma ecco, adesso noi partiamo, vi faccio vedere a lavorare un pezzettino, cioè non faccio tutto i 5 motivi, andrò a fare, per esempio qua abbiamo fatto il pannello, ve lo ripeto così capite bene, di 108. Per fare il vostro campione, che poi vi consiglio di realizzarlo, se avete queste misure che ho misurato io il pannello, potete andare avanti iniziando con 108 più 4 per girare, ma quelle sono in più, dopo vi faccio vedere. E se invece avete bisogno di calcolare la vostra taglia, vi consiglio di fare il campione come faccio io, che farò 108, farò un campione di 2 più, vedete, di 2 più le parti laterali, che equivale comunque a quel pezzettino qua. Andrò da 108 a togliere 1, 2, 3 motivi, quindi toglierò il multiplo di 3 volte 18, che mi fa allora 20, 40, 60, meno 6, 54. Quindi da 108 toglierò 54, che esattamente, se non sbaglio, è la metà. Ve l'ho detto tanto per farvi capire, per fare il nostro campione. Poi da questo campione, per chi dovesse calcolare la taglia che deve fare il campione, andate a fare 104 e a 104 aggiungerete, misurerete col vostro centimetro cosa vi dà. Adesso io misuro il mio, ma non è detto che sia uguale al vostro, dipende da che filato utilizzate, che misura 8 centimetri. Alla misura che avrete il campione vedrete quante volte 8 centimetri dovete aggiungere, che 8 centimetri equivale a un motivo. Cosa volevo dire ancora? Potete farlo anche con un cotone più sottile, perché è veramente molto facile da realizzare. Naturalmente dovete calcolare, fare il campione e calcolare la taglia. Questo lavoro va stirato, assolutamente stirato, perché comunque questo è un cotone, vedete che è stirato, un cotone molto bello, si può stirare, perché vi faccio vedere la differenza. Per esempio ho già fatto l'altro pannello, vedete come risulta, cioè c'è un abisso, è proprio diverso, vedete, si vede insomma che è da stirare. Bene, adesso iniziamo facendo il nostro campione. Premetto che i miei video che fanno parte degli abbonamenti saranno spiegati meglio e di conseguenza un pochettino un po' più lunghi, appunto, perché è giusto che insomma vengano spiegati nella maniera corretta. Ma niente, volevo dirvi che questo colore aranciato, vedete, è il colore 7265. Però sul sito, ma anche tutte queste tipologie che sia fiocco, che sia fiore di cotone, che sia, come avevo detto prima, catania, o tutte le tipologie di cotone mercerizzato lungo 125 metri ogni 50 grammi, vi propone un'infinità di colori. Quindi io avevo questo in casa, che però comunque è un colore estivo molto bello. Tra l'altro una gonna appunto necessitava di una camicetta di un colore su queste tonalità e non ce l'avevo, e quindi mi è venuta buona, diciamo, come colorazione. Bene, cominciamo. Adesso prendiamo il nostro uncinetto 3,5, vi ho detto, e allora, per chi vuole fare la mia stessa misura che ho misurato prima, che faceva 53, quindi un 106 di fianchi e di seno, può fare 100 direttamente, adesso 108 catenelle. Per il campione, per chi dovesse calcolare la taglia,
facciamo il campione della metà di 54 catenelle. Quindi adesso io inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52, 53, 54. Una volta che avete fatto le catenelle che vi servono, vi alzate con altre 4, 1, 2, 3 e 4, carico il filo contando dalla prima 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella andiamo a fare una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. Iniziamo appunto a lavorare, questo è il primo giro. Quindi 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella sesta andiamo a fare una maglia bassa. Maglia bassa nella catenella seguente. Maglia bassa nella catenella seguente. Diamo un po' di filo. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Questo qua che abbiamo lavorato all'inizio è il mezzo motivo. Ora andiamo a fare le basi per il motivo intero. Quindi salto ancora le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta carico il filo e vado a fare una maglia alta. Seconda maglia alta nella maglia seguente. Terza maglia alta nella maglia seguente. Quarta maglia alta nella catenella seguente. Quinta maglia alta nella catenella seguente. Quindi andiamo a lavorare 5 maglie alte, una vedete dietro l'altra, una per ogni catenella. Riprendiamo il motivo. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Salto 5 maglie di base. 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta una maglia bassa. Maglia bassa nella catenella seguente, la seconda. Terza maglia bassa nella catenella seguente, 3 maglie basse. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia alta e vado a fare 5 maglie alte, una dietro l'altra, una per ogni catenella. 2, 3, 4 e 5. E riprendiamo il motivo ancora. 5 catenelle, salto 5 maglie di base, 3 maglie basse nelle 3 catenelle seguenti, 5 catenelle, salto 5 maglie di base, 5 maglie alte, una dopo l'altra una in ogni catenella. Quindi proseguiamo, 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, questo lo facciamo tutto insieme, il primo giro. Salto 5 maglie di base, nella sesta vado a fare la maglia bassa, seconda maglia bassa nella catenella seguente, terza maglia bassa nella catenella seguente. E ora siamo arrivati alla fine, dobbiamo andare a fare il mezzo motivo. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, carico il filo, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5 e vado a fare le ultime 3 maglie alte. Ecco, una,
2 e la terza. Ecco qua, finito il primo giro. Ecco, adesso andiamo a girare il lavoro. Secondo giro del motivo. Ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle più 2 di separazione, quindi 5 catenelle. Carico il filo, entro, vedete, nella stessa maglia, la prima, faccio una maglia alta. Seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, terza maglia alta nella terza maglia alta sottostante. Ok, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4. Salto l'arco grande e vado a lavorare sulle maglie basse, sono 3, andiamo a fare una maglia bassa in quella centrale, la seconda. Quattro catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, salto l'arco grande e vado a lavorare sulle maglie alte. Una maglia alta sulla prima maglia alta, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta, terza maglia alta sulla terza maglia alta sottostante. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, rientro nell'ultima maglia che abbiamo lavorato, andiamo a farne 2 quindi in questa maglia sottostante, come se fosse, vedete, un punto V. Quindi proseguo lavorando una maglia alta sulla maglia alta e l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta sottostante. Quattro catenelle, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo salto l'arco grande e vado nella seconda maglia bassa del gruppetto e faccio la maglia bassa. 4 catenelle, 2, 3, 4. Carico il filo, salto l'arco grande e vado sulla prima maglia alta del gruppo di 5 e faccio una maglia alta, seconda maglia alta su seconda maglia alta sottostante, terza maglia alta su terza maglia alta sottostante, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, rientro nell'ultima maglia lavorata e faccio un'altra maglia, la seconda maglia alta nello stesso punto di base, formando tipo un punto V. Carico il filo, finisco di lavorare le 2 maglie alte, una su ogni maglia sottostante. Di nuovo 4 catenelle, 2, 3 e 4. Salto l'arco grande, vado nella seconda maglia bassa del gruppo di 3 e faccio una maglia bassa. Siamo alla fine, andiamo a fare il mezzo motivo, quindi faccio le 4 catenelle, 3 e 4. Carico il filo, salto l'arco grande, vado in queste, vedete, abbiamo 3 piccole maglie alte e andiamo a fare la prima. Lavoriamo la seconda maglia alta sulla seconda, carico il filo, qui avevamo le catenelle che ci hanno permesso di alzarci con il giro, andiamo nella terza catenella e facciamo la maglia alta. 2 catenelle di separazione, questo è il mezzo motivo. Carico il filo, rientro nella terza catenella e faccio un'altra maglia alta. Questo qua equivale, questo marchettino, a questo, solo che è un mezzo.
Giriamo il lavoro e continuiamo con il terzo giro. Praticamente questa catenella d'inizio va calcolata come un primo giro, perché poi vi farò vedere il primo giro è abbastanza semplice e lineare, quindi qui saremo già al terzo giro. Quindi sono motivi di 5 giri ciascuno, quindi adesso andiamo a fare il penultimo giro del motivo. Allora mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo all'interno di questo piccolo archettino iniziale, andiamo a fare 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, vedete che qua abbiamo le 3 maglie alte, andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta disponibile. Una, 2 e 3. È un mezzo motivo, dopo man mano che andate a lavorare poi questa parte del fianco si va a delineare bella diritta. 3 catenelle di separazione, 3, saltiamo l'arco grande e andiamo a lavorare sull'unica maglia bassa che abbiamo disponibile nel giro sottostante, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, quindi eravamo partiti con 5, poi 4 e adesso 3. Carico il filo, salto l'arco grande e vado su queste 3 maglie alte, faccio le 3 maglie alte, una per ogni maglia disponibile sottostante, quindi la prima, la seconda e la terza. Oggi il video fa arrabbiare, non è bello limpido. Allora facciamo 3 catenelle, ora carico il filo, vedete questo arco, andiamo a fare 7 maglie alte all'interno di questo arco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, 3, carico il filo, andiamo a lavorare su queste 3 maglie alte seguenti facendo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante disponibile, quindi la prima, la seconda e la terza. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto l'arco grande e vado a lavorare sulle maglie alte. Stiamo già ripetendo, ve lo faccio vedere un'altra volta. Una, vedete, seconda sulla seconda maglia alta, naturalmente terza maglia alta sulla terza maglia alta, 3 catenelle di separazione, carico il filo, le 7 maglie alte all'interno di questo arco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, carico il filo, qui abbiamo le 3 maglie alte seguenti, vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante disponibile, quindi una, 2 e 3.
un po' di filo, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione. Ora dobbiamo fare il mezzo motivo, siamo alla fine, vedete, salto l'arco grande, carico il filo, vado sulla prima maglia alta seguente, faccio una maglia alta sulla seconda, una maglia alta nella terza, 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro in questo arco, vedete, piccolino, e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, carico il filo, vado nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e vado a fare l'ultima maglia alta. Ecco, e questo è il quarto giro. Giriamo il nostro lavoro e facciamo l'ultimo giro del motivo, che è abbastanza laborioso, ma è quello che dà la bellezza a tutta la lavorazione. Allora, ci alziamo con 3 catenelle, questo è il quinto giro, che sostituiscono la prima maglia, che ci permettono di alzarci, carico il filo, vado nella seconda maglia, qui abbiamo 4, vado nella seconda e faccio il primo petalino, quindi chiudo metà, carico il filo, rientro nello stesso punto, chiudo metà, carico il filo, rientro nello stesso punto, 3 maglie alte, quindi chiuse insieme, chiudo metà e chiudo tutto. 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, salto una maglia, vado nella quarta, l'ultima, e faccio il petalo, chiudo metà la prima maglia alta, chiudo metà la seconda, chiudo a metà la terza e chiudo tutto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto questo arco, vado sulle maglie alte e le chiudo insieme, quindi chiudo la prima a metà, chiudo la seconda a metà, chiudo la terza a metà e chiudo tutto insieme, quindi 3 maglie alte chiuse insieme. Carico il filo, salto tutto questo, cioè l'archetto, la maglia bassa e l'archetto, vado sulle 3 maglie alte seguenti e le chiudo insieme, quindi chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, chiudo metà la terza e chiudo tutto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto questo archettino, vado su quelle 7, vi ricordate che abbiamo fatto 7 maglie alte all'interno dell'arco sottostante. Vado nella prima maglia delle 7 e faccio le mie 3 maglie, il mio petalo, quindi chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, un po' il filo, chiudo metà la terza e chiudo insieme, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, salto una maglia, vado sulla terza, la seguente, faccio il mio petalo, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo tutto insieme, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, carico il filo, vado sulla quinta e faccio ancora il mio petalo, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda e chiudo la metà la terza e chiudo tutto insieme, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, vado nella settima maglia alta, quindi salto una, l'ultima, e faccio l'ultimo petalo della serie di questo fiore. È sempre uguale, vedete, chiudo insieme 3 maglie alte. Ok, guardate che carino. E
continuiamo adesso la lavorazione, quindi da qui faccio, intanto prendo sto filo che mi fa arrabbiare, a volte ci sono dei gomitoli che veramente girano all'infinito. Facciamo le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, carico il filo, salto questo archettino, vado sulle maglie alte seguenti e le chiudo insieme, le 3 maglie alte, una, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo insieme. Da qui carico il filo, salto l'arco, la maglia bassa e l'arco e vado sulle 3 maglie alte seguenti e le chiudo insieme, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. 5 catenelle, 1 2 3 4 5, carico il filo, salto l'archetto e vado di nuovo a lavorare sulle 7 maglie alte i miei petali. Non ve li faccio vedere un'altra volta perché non finiamo altrimenti più il video. Comunque è, vedete, la stessa lavorazione che abbiamo qui, la andiamo a fare su questo altro fiore. Ecco, finito, vedete il fiore, proseguiamo, finiamo il giro insieme, facciamo le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, carico il filo, salto questo archetto, vado a chiudere insieme queste 3 maglie alte, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda e chiudo metà la terza, chiudo tutte insieme, carico il filo, salto l'arco, la maglia bassa e l'arco, vado sulle 3 maglie alte seguenti e le chiudo insieme, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. Quindi abbiamo lavorato una su ogni maglia alta, invece qua i petalini vanno lavorati chiusi insieme ma nello stesso punto di base, vedete. Quindi finiamo il giro, faccio le 5 catenelle, 2 3 4 5, carico il filo, salto questo arco, vado nella prima maglia alta del gruppo e faccio il mio petalino, quindi le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Ecco qua, 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, salto una maglia, vado nella terza, rifaccio il mio petalo, quindi una maglia chiusa a metà, la seconda e la terza, chiudo tutto insieme, terminiamo il giro con carico il filo, qui avevamo le 3 catenelle, nella terza catenella che iniziava il giro sottostante, facciamo la maglia alta. Allora, questo è il motivo, adesso ve lo faccio riprendere, ve lo faccio vedere a riprendere sul motivo, perché qua l'abbiamo iniziato sulla catenella d'inizio, adesso lo riprendiamo sul giro stesso. Quindi giriamo il nostro lavoro. Io adesso questo telefono che sto registrando, non so, guarda, sono molto arrabbiata perché non riesco a capire perché da quando ho fatto l'aggiornamento è un macello. Devo metterlo a posto perché mi sta facendo delle sfocature che prima non me le faceva e non mi piace proprio. Allora adesso andiamo a fare il primo giro del motivo che equivale a questa catenella d'inizio. Quindi facciamo, ci alziamo con una catenella, rientriamo nell'ultima qua, nello stesso punto di base, nell'ultimo nella prima di adesso, e facciamo la maglia bassa, 2 catenelle di separazione. Vedete sotto il petalo, vado in questo archetto e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, carico il filo, vedete dove, qua vi spiego bene. Allora qua ci sono queste due maglie che avevamo chiuso insieme, no? Uno gruppo e 2 qui in centro dove c'è questo triangolino in centro, andiamo a inserire il punto alto. Ok,
ok? 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, salto questo, vedete questo arco grande, salto il petalo, vado nel primo spazio tra un petalo e l'altro e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nel secondo spazio tra un petalo e l'altro e faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nello terzo spazio, vedete che sono 1 2 e 3, nel terzo spazio tra un petalo e l'altro e faccio la maglia bassa. Vedete che sto formando, diciamo, una linea diritta. 5 catenelle di separazione, 3 4 e 5, carico il filo e vado ancora da qui direttamente, vedete, salto questo arco, vado qui dentro per fare il punto alto, ok? 1 2 3 4 e 5, salto questo arco grande, vado nel primo tra un petalo e l'altro, faccio la maglia bassa, 2 catenelle, salto il petalo, vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa, 2 catenelle, salto il petalo, vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa. Vedete, sono 2 archettini di 2 catenelle ciascuno sul fiore. 5 catenelle, 2 3 4 5, salto questo arco grande, carico il filo e vado a fare la maglia alta qui dove vi ho fatto vedere prima. Finiamo il giro insieme, faccio le mie 5 catenelle, 3 4 5, salto l'arco grande, vado qui tra i due petali e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto il petalo ultimo e vado qua nella terza catenella che sostituiva la maglia alta del giro sottostante, faccio una maglia bassa. Ecco, abbiamo creato la base per ripartire con il nostro motivo. Quindi questo ultimo giro che abbiamo lavorato corrisponde alla catenella d'inizio. Ora riprenderemo con il giro che abbiamo lavorato qua sulla catenella, il primo giro. Vi faccio rivedere un pezzettino, però ricordatevi che adesso dovete ripetere questi giri qua. Questo che abbiamo appena lavorato è il primo e dovete andare avanti con secondo, terzo, quarto e quinto. Quindi io adesso ve lo faccio rivedere un attimo. Prendiamo il nostro filo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo, vedete che qua avevamo nel primo giro avevamo 3 maglie alte, questa è la prima di catenelle, le altre 2 andiamo a farle in questo archettino che abbiamo creato nel giro precedente. 1 e 2, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5. Vedete che qua nel primo giro avevamo 3 maglie basse. Allora dove andiamo a lavorarle? Ci avviciniamo a questo punto alto che abbiamo lavorato prima e ne facciamo una prima dell'arco, scusate, una prima del punto alto nelle catenelle dell'arco, vedete, una sul punto alto e una dopo nella catenella dell'arco successivo, per un totale di 3. Vedete, sono le 3 che abbiamo lavorato qui nel primo giro. 5 catenelle di separazione, 2 3 4 e 5, carico il filo dove avevamo, vedete, questi 2 archettini di 2 catenelle che abbiamo fatto prima. Andiamo a lavorare nel primo archettino 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta la facciamo sulla maglia bassa seguente e 2 maglie alte qui nell'archettino di 2 catenelle seguente, 1 e 2.
sono 5 maglie alte, abbiamo ricreato la base, vedete, per le 5 maglie alte del primo, vedete, del primo giro. Questi sono il bello di questa lavorazione, di questi motivi, è che vengono lavorati in linea, non vengono sbagliati a zigzag, quindi è più facile la ripetizione dei giri. Quindi da qui faccio le mie 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Di nuovo vado a fare le 3 maglie basse in questa posizione, quindi una la farò prima del punto alto, la seconda sul punto alto, la terza nella catenella dopo il punto alto. 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5, carico il filo, ritorno su questi 2 archettini di 2 catenelle sul fiore e vado a fare 2 maglie alte nel primo arco, 1 e 2, una maglia alta sulla maglia bassa seguente, 2 maglie alte nell'arco spiccolino successivo, 1 e 2, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, ritorno sul punto alto del giro precedente, faccio la maglia bassa nella catenella prima del punto alto, una maglia bassa sul punto alto, una maglia bassa nella catenella dopo del punto alto. 5 catenelle di separazione, 2 3 4 e 5. Qui avevamo, vedete, l'ultimo, quel piccolo archettino di 2 catenelle, carico il filo, entro e faccio 2 maglie alte all'interno di questo piccolo arco, 1 e 2, e l'ultima maglia alta la vado a fare sulla maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Ecco qua. Abbiamo ricreato, guardate che bello, il motivo. Ora continuiamo, vedete, siamo in questa, prendo l'uncinetto, siamo in questo punto, non vi resta altro che continuare con i giri che vi ho già spiegato e ripetere il motivo fino ad arrivare alla vostra lunghezza che si fermerà sotto ascella, quindi voi dovete calcolare da sottoscella, andare dove volete fermare questo capo, che può essere un abito, una maglia, un copricostume, quello che volete, e anche la maglia corta. Adesso io vi faccio vedere una cosa, vedete che qui siamo il pannello che abbiamo già fatto, che era il davanti. Vedete che io ho finito l'ultimo, praticamente la maglia si finisce così senza aggiungere altri bordi. Questo è il quinto giro con l'aggiunta di un pipiolino su ogni fiore chiuso, vedete, insieme. Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo a disfare questi 2 giri, facciamo finta che siamo alla fine, con questo bordo siamo alla fine. Dobbiamo disfarne un bel po', comunque no, vi posso far vedere anche solamente l'ultimo perché è uguale. Ecco qua, vedete? Qui non va fatto, in questa posizione qui non va fatto, vedete, non c'è, va fatto solo sui petali. Quindi quando sarete, vedete, a questo giro qui non c'è, vi faccio vedere la differenza, andrete a fare, vedete, sul petale, è una cosa semplicissima, 3 catenelle, 1 2 3, la andate a chiudere prendendo tutte queste maglie, vedete, chiuse insieme, lo chiudete
con una mezza maglia bassa, tutto qua, e continuate con le 3 catenelle, caricate il filo, saltate la maglia di base, andate a fare l'altro petalo sulla terza maglia, vedete? E così via. Fate il pipiolino, 1, 2, 3 catenelle, lo chiudete in questo modo, vedete, prendete tutte le maglie chiuse insieme, chiudete con la mezza maglia bassa, 3 catenelle e così via. E questo è la piccola finitura in più che dovete fare. Vedete che c'è la differenza, no? Qua tra il pipiolino e qui non c'è. Bene, adesso proseguiamo il nostro lavoro. Allora, una volta che avete finito questo primo pannello, vedete, io qua l'ho già fatto un altro, vedete, ho già fatto un altro pannello, guardate come sto appicciato. Ho girato, vedete, ho finito qui, ho girato il mio lavoro, ok, e ho iniziato a lavorare sulla catenella d'inizio. Come ho fatto a calcolare? Vedete, questa è la catenella d'inizio. Come ho fatto a calcolare? Io avevo 5 motivi centrali, quindi ho trovato, vedete, ho contato 1, 2, 3, 4, 5, questo è il terzo, il centro, e da qui, dal centro, ma voi dovete trovare il vostro centro, non è detto che sia il centro di un fiore, potete contare le vostre catenelle e trovare appunto la metà. Dopodiché ho messo un marcapunti nella parte centrale, questo è il mio centro del fiore, ok, quindi ho contato le mie catenelle. Nel mio caso col fiore sono stata facilitata, però se voi avete un motivo in meno o in più vi ritrovate con i fiori dispari, quindi il centro non vi equivale al centro del fiore, ma vi equivale tra un fiore e l'altro. Quindi vi consiglio di contare le catenelle e mettere sul centro esatto. Da qui ho guardato circa a occhio con le mie mani, appoggiandola anche sul mio petto, quanto volevo grande la mia scollatura. Adesso lo andiamo a fare però sull'altro pannello, perché capite di più. Allora, qui abbiamo, ecco qua, andiamo a fare sull'altro pannello. Questo è il mio pannello, prendo il marcapunti e vado, nel mio caso mi fa fede il fiore, ma se avete i fiori pari dovete contare le catenelle. Vado a mettere esattamente a metà il mio marcapunti. Poi prendo altri 2 marcapunti e calcolo più o meno quanto voglio grande la mia scollatura. Io sono andata circa, se non sbaglio, su, vedete qua mi ero fermata circa in questo punto, quindi ho contato dal centro andando a destra, a destra e dal centro andando a sinistra le stesse maglie e ho messo circa il mio marcapunti dove volevo fare circa la mia scollatura, uno di qua, e poi ho contato le stesse maglie dall'altra parte, ok, e poi ho iniziato la lavorazione. Adesso vi faccio vedere come ho fatto. Prendiamo, poi quando salite col punto rete state attenti che comunque i quadrettini siano dello stesso numero a destra e a sinistra, cioè sulle 2 spalle. Allora, ho preso il mio filo, nodo d'inizio naturalmente, sono andata, cominciato prima da una parte, poi ho lavorato l'altra spalla che è uguale, identica, vedete qua abbiamo il nostro nodo d'inizio, questa è la catenella d'inizio, qui c'è la prima catenella, sono entrata nella prima catenella e ho iniziato la lavorazione.
esco col nodo d'inizio, faccio le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una di separazione del punto rete, 4, carico il filo, salto una maglia, una catenella, vado nella seguente e faccio la maglia alta. Sapete che il punto rete è a 1, 1 è una catenella e salto una maglia di base. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una catenella, vado nella prossima e faccio la maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di una catenella, in questo caso vado nella catenella seguente e faccio la maglia alta. Di nuovo una catenella, carico il filo, salto la catenella di base e vado sulla prossima e faccio la maglia alta, e con questa lavorazione mi avvicino praticamente al mio marcapunti. Siamo vicino, vedete, al marcapunti che ho fatto la mia maglia a rete. Ho fatto la catenella, salto la maglia di base e faccio la maglia alta sulla maglia successiva, una catenella. Allora, qui vedete, io avevo già fatto prima, sapevo dove mettere il marcapunti. Salto una maglia di base e vedete, vado a fare l'ultimo qua. Se per caso, vedete qua, io il marcapunti l'avevo messo giusto, ce l'avete spostato, vi fermerete dove comunque avete fatto l'ultima maglia alta. Se il marcapunti è su questa maglia, vi faccio capire, se il marcapunti fosse sulla maglia successiva, però non avete più, perché questo, il punto rete è 2 a 2, multiplo di 2, vi fermerete nel punto vicino al marcapunti. A questo punto si andranno a contare i nostri quadratini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sono 18 quadratini, prendete un quadernino, scrivete la spalla è di 18 quadratini, perché dopo, quando andrete a lavorare sull'altra spalla, dovete partire dal lato opposto della spalla e andare verso il centro e contare, fare anche qui 18 quadratini. Quindi il punto rete, come si lavora? Si gira il lavoro in giro di andata e ritorno e si comincia, è semplicissimo, è il punto filet, si comincia la lavorazione, ci alziamo come abbiamo fatto prima, ci alziamo con le 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 1 di separazione, carico il filo, salto la catenella, vado a lavorare sul punto alto e faccio la maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, vado a lavorare sulla maglia alta e faccio la maglia alta. Una catenella, carico il filo, vado a lavorare sulla maglia alta e faccio la maglia alta, ok? Fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo quadratino. Quindi il giro lo finiamo con una catenella, carico il filo e vado a fare nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Qui c'erano 4 perché c'era la separazione. Vado a fare nella terza catenella la maglia alta e vado a creare l'ultimo quadrato. Ok, ecco qua. Giriamo il nostro lavoro, riprendiamo quelle 4 catenelle, insomma lo stesso che vi ho appena fatto vedere. Allora, questo da dove iniziamo col punto rete è quello che equivale cioè praticamente al giro manica, allo scalfo, no? Dallo scalfo verso la spalla. E quindi dovete calcolare voi la vostra lunghezza. Io che ho fatto 19 col mio stesso filato, il mio stesso uncinetto, la mia stessa mano, vedete, io ho fatto adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 giri di punto rete e mi davano 19, 20, però dipende da che filato. Voi vi allungate fino ad arrivare alla lunghezza giusta. E questo va fatto parte l'altra. Poi un'altra cosa che vi dico è se vi sembrerà ad occhio che questa scollatura sia troppo bassa, sia troppo profonda o larga, non vi preoccupate, perché poi nel giro di rifinitura andremo a dare sostegno e potremo anche, diciamo, ridurre un attimino questa scollatura.
Ora vi faccio vedere, una volta che avete fatto il davanti, fatto in questo modo, andrete a fare il dietro, farete sempre il pannello lavorato come il davanti della lavorazione traforata. Quando sarete sulla schiena, adesso vi faccio vedere, non serviranno i marcapunti, quindi adesso io questi li vado a togliere, che erano quelli del davanti, e continuerete col punto rete. Quindi adesso vado ad fare un giro, qui ero partita, vedete, col punto rete, quindi partite col punto rete normalmente, come avete visto, e continuerete su tutta la catenella d'inizio col punto rete, quindi continuerete fino ad arrivare alla fine qua dell'altro sotto ascella. Ecco, vedete che ho fatto tutta la parte tutta punto rete, qui sono alla fine del giro, faccio la catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado qua nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Okay. Giro il mio lavoro e vado avanti come vi ho già fatto vedere, quindi alzandomi con le 3 catenelle più una di separazione, carico il filo, vado avanti, vedete, col mio punto rete, e vado a lavorare i giri che equivalgono al davanti. Io avevo 16 giri di punto rete sul davanti, quindi andrò a fare 16 giri anche sul dietro, poi staccherò il filo e proseguirò nelle cuciture delle parti. Prima di cucire, mi raccomando, stirare tutti e 2 i pannelli, perché vi ho fatto vedere, no, prima, che pannello stirato è tutta un'altra cosa e verrà meglio, insomma è meglio stirarlo prima, poi al limite in ultimo andremo a stirare quello che rimane dei pezzettini di maniche. Bene, ci vediamo più tardi. Ecco ragazze, sono riuscita a mettere lo stabilizzatore del video, per fortuna. Ora non dovrebbe più appannarsi. Volevo farvi vedere che ho già fatto una parte, la parte di sinistra. Guardate com'è bella questa maglia. Allora sono andata a cucire, che poi lo faremo insieme, il fianco, e sono andata a cucire le spalle, vedete, una spalla. E ho fatto una manichina in modo che, guarda, è ancora da stirare la manica, infatti sicuramente si allargherà un pochettino. Ora andremo a fare le cuciture dall'altra parte. È molto semplice, dovete accostare i quadratini con il dietro, mantenendo appunto i quadratini, quadratino con quadratino, e quindi 16, adesso non mi ricordo quanti erano questi quadratini, comunque è facilissimo perché è sufficiente appunto accostare e mantenere i quadratini cuciti uno con l'altro. E poi andremo a cucire la parte del fianco, vedete, dal sotto fino ad arrivare qui dove iniziano i quadratini, perché se vi ricordate l'inizio dei quadratini segnavano appunto l'inizio dello scalfo. Per fare la cucitura io ho fatto la cucitura sul diritto perché accostando bene i disegni, praticamente il mezzo disegno del dietro e il mezzo disegno del davanti, che sono l'inizio e la fine dei pannelli, mi formano un motivo intero. Adesso andremo a farlo insieme. Andremo a fare le cuciture della spalla, le cuciture del fianco e poi prima di fare la manichina faremo il contorno dello scollo, perché la manichina è veramente semplice da realizzare. Ho accostato, vedete, i fianchi, le 2 parti del fianco sul diritto. Questo è il diritto. Andrò a cucire, vedete che qua ci sono i motivi che combaciano, vedete qua ci sono questi triangolini, gli altri sono qua e bisognerà cucire combaciando bene queste figure sul davanti in una maniera morbida, perché altrimenti la cucitura tira. Quindi vedete, inizieremo, adesso qua ho già messo il filo e andremo a combaciare esattamente con la parte opposta, vedete? E
cominceremo la cucitura. Teniamo inserendo le maglie molto delicatamente, andremo a cucire. Non si vede assolutamente, l'importante è stare morbidi, deve essere una cucitura che non è né troppo tirata e né troppo larga, perché altrimenti fa difetto comunque in tutte e due le situazioni. Quindi andrò a cucire, vedete qui ci sono i triangolini, vado a combaciare i triangolini, ecco, molto delicatamente. Ecco, continuate così fino ad arrivare allo scalfo. Ecco, io ho finito di cucire, vedete qua, adesso vi faccio vedere la spalla, non si vede assolutamente niente, e anche nel fianco vedete che abbiamo una cucitura nascosta. Ora andiamo prima di finire la manica, andiamo a fare il contorno al collo. Allora, per fare il contorno al collo, guardando il vostro lavoro, partiamo dalla parte di, questa è la mia destra, prendiamo il nostro nodo di inizio sull'uncinetto, vedete, adesso vi faccio vedere bene che giro il lavoro e partiremo, vedete, questa è la cucitura di destra, proprio nel punto dove abbiamo unito, vedete che qua c'è la cucitura, proprio in questo punto qua della cucitura. Entriamo con l'uncinetto, vedete, usciamo e facciamo una maglia bassa. Ora andremo a fare tutto un giro di maglie basse, una maglia bassa nel quadratino, una maglia bassa nella giuntura tra un quadrato e l'altro, come se avessimo il filet in questo verso, in verso orizzontale. Entriamo nel quadratino, facciamo una maglia bassa, qui vedete come se fosse la maglia alta, no? Questa del quadrato, una maglia bassa nel quadratino, una maglia bassa e così fino ad arrivare qui alla fine dei quadrati. Siamo qua, vedete, all'ultimo quadratino prima del motivo, faccio una maglia bassa all'interno e mi fermo. Dove vado adesso? Salto queste maglie alte, vado nella prima catenella dell'archetto seguente, questa, tiriamo bene il filo e faccio lì la maglia bassa. Ora abbiamo l'arco, vedete, che era di 5 catenelle. Cosa facciamo? Le riduciamo a 4 maglie basse. La prima l'abbiamo già fatta, facciamo la seconda, la terza e la quarta maglia bassa. Da qui andiamo a fare le maglie basse sulle maglie basse, queste tre che c'erano. Questa è la catenella d'inizio, Quindi la prima è questa, tiriamo un po' il filo perché dobbiamo dare sostegno adesso alla scollatura, 2, vedete, e 3. Ora abbiamo l'arco di 5 catenelle, vedete qua. Cosa facciamo? Andiamo all'interno, non nella catenella, all'interno, e facciamo 4 maglie basse all'interno di questo arco che era di 5 catenelle, quindi riduciamo di 1 a 2, 3 e 4. Meno male che sono riuscita a mettere lo stabilizzatore per l'immagine, mi si era praticamente scollegato. Ora siamo qui sulle 5 maglie alte, facciamo 5 maglie basse, una per ogni catenella. E qui c'è la catenella d'inizio, 1, 2, 3, 4 e 5.
Siamo di nuovo nell'arco di 5 catenelle, entriamo e facciamo 4 catenelle, 4 maglie basse, scusate, 2, 3 e 4. Siamo sulle 3 maglie basse ora, vedete qua? Facciamo una maglia bassa per ogni catenella che equivale alla maglia bassa. 1, 2 e 3. Siamo di nuovo nell'arco, quindi entriamo dentro e facciamo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Ora siamo alla fine, vedete qua abbiamo già i quadratini dell'altra spalla. Da qui passiamo direttamente, saltiamo queste maglie alte, passiamo direttamente nel primo quadrato, vedete qua. C'è il primo quadrato, entro e faccio una maglia bassa e comincio la lavorazione sulla spalla. Una maglia bassa qua nel punto di giuntura, una maglia bassa dentro il quadratino. Facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto dalla parte, vedete, dalla spalla opposta, e arriviamo fino alla spalla, alla cucitura della spalla. Ecco, sono sulla cucitura, di questa è la cucitura della spalla. Ho fatto l'ultima maglia bassa all'interno dell'ultimo quadratino prima della cucitura, entro nella cucitura, ci sarà un po' da spingere, e faccio la maglia bassa. Ora siamo praticamente sulla parte retro, dove c'è, vedete da qui, dove c'è la nuca. Questa parte qui, che la lavoro fino praticamente ad arrivare alla fine di questo primo giro, andrò a fare delle mezze maglie basse. Mi sposterò con le mezze maglie basse per ottenere appunto un sostegno maggiore. Quindi entro, vedete qua, nella catenella del primo quadratino e mi sposto con la mezza maglia bassa. Poi vado sulla maglia alta e mi sposto con la maglia bassa. Vado nella catenella del quadratino e mi sposto con la mezza maglia bassa, vedete? Quindi ogni maglia che incontro vado a fare questo lavoro per sostenere il collo, e lo fate fino naturalmente alla fine di questo giro, primo giro della scollatura, e qui poi sarà rifinita già così. Il davanti andremo a fare un piccolo billimento. Ecco, siamo arrivati, vedete, alla fine. Ho l'ultima maglia, mi sposto e da qui, vedete, vado a chiudermi nella prima maglia bassa del giro che avevamo fatto nella cucitura della prima spalla. Un po' di pazienza perché abbiamo lavorato in maniera, ecco qui, in maniera sostenuta, e chiudiamo tutto. Ora andiamo a fare una piccola finitura solo sulla parte davanti, e dietro è già finito in questo modo. Allora partiamo col bordino. Siamo sulla cucitura della spalla, vedete che abbiamo chiuso il giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nella maglia seguente, nella maglia bassa seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Qui andiamo a lavorare, vedete, un pipiolino, 1, 2 e 3. Lo chiudiamo qui sulla base delle maglie chiuse insieme con una mezza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vedete che siamo esattamente qua alla fine del quadratino. Vado nel quadratino successivo dove c'è la maglia bassa centrale e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto una maglia di base, vado in quella che corrisponde all'interno, vedete, del quadratino, e faccio una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme. 3 catenelle per il pipiolino, lo chiudo qua sulla base, vedete, delle maglie chiuse insieme con la mezza maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3.
vado nella maglia successiva, vedete la maglia, e faccio una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima che equivale a quella che è all'interno, vedete, del quadratino, e chiudo metà la maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, chiudo metà la maglia, chiudo tutto insieme, faccio il pipiolino, quindi 3 catenelle, entro nelle maglie chiuse insieme, vedete, e chiudo con la mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo, no, non carico il filo, scusate, vado nella maglia successiva e faccio la maglia bassa. Adesso ve lo faccio vedere un'altra volta, vedete come risulta. Allora, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado in quella che è centrale, la maglia che corrisponde al centro del, vedete, del quadratino, e faccio una mezza maglia alta, cioè chiusa a metà, carico il filo, vado nella maglia successiva, chiudo metà, chiudo tutto insieme, 1 2 3, chiudo il pipiolino qui, vedete, sulla maglia alta chiusa, sulla base della maglia, delle maglie alte chiuse insieme, lo chiudo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, vado nella maglia successiva e faccio una maglia bassa, di nuovo ve lo faccio vedere un'altra volta, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima che equivale a alla maglia bassa dell'interno del quadratino, chiudo la prima maglia alta a metà, carico il filo, vado nella maglia successiva, carico la lavoro la maglia alta a metà, stamattina mi impapino, chiudo tutto insieme, faccio le 3 catenelle del pipiolino, lo vado a chiudere con la mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia successiva. È facile più il dirsi che il farsi. Ecco, ci siamo avvicinati, vedete, all'ultimo quadratino prima della parte della scolatura davanti. Adesso vi faccio vedere come fare l'angolo. Allora faccio le 3 catenelle, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, faccio la maglia alta chiusa a metà, carico il filo, vado nella maglia prossima, faccio la maglia alta chiusa a metà, chiudo insieme, pipiolino 1 2 e 3, la chiudo, faccio le 3 catenelle, ora dovrei fare come ho fatto finora la maglia bassa nella maglia successiva, invece cosa faccio? Salto 2 nell'angolo, 1 2 e vado nella terza e faccio la maglia bassa, ok? E qui proseguo su queste maglie basse lavorando la stessa cosa, anche se non ci sono i quadratini di riferimento, quindi 3 catenelle, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, vado nella maglia bassa prossima e faccio la maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, le 3 catenelle di separazione, la chiudo e faccio il pipiolino, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia successiva e così via. Quindi vado a lavorare tutta la scollatura davanti, vedete, in questo modo. Quando sarò qua farò nell'angolo qui, farò la stessa cosa che ho fatto qui, saltando le 2 maglie, non nell'angolo, come ho fatto, insomma, mi ho appena fatto vedere qui, perché altrimenti viene largo, invece deve essere appoggiato, vedete,
appoggiato al collo davanti. E mi andate a lavorare poi come la parte di destra, vedete qui, mi andate a lavorare dopo anche la parte di sinistra. Vi fermerete qui nell'altra cucitura dove avevamo iniziato a fare le mezze maglie basse qui sulla nuca, che avevamo detto che era già finito, no? La scollatura dietro. Quindi vi fermate qui e spezzate il filo e tagliate le codine, le nascondete. E poi anche la scollatura, insomma, avrà una finitura, una bella finitura. Bene, ci vediamo più tardi per fare la manichina. Ecco, vedete ragazzi, vi faccio vedere il bordino della scollatura, come è venuto, vedete. Ora cominciamo a fare la manichina, è semplicissima. Vi farò vedere, vedete che qua abbiamo ripreso il bordo, abbiamo fatto un motivo uno solamente, rifinito col picciolino come il fondo della maglia. Vi farò vedere adesso ad attaccarci con questo punto rete. Andremo a fare, adesso lo contiamo insieme perché vedete qua c'è l'attaccatura. Allora sono 1 2 3 4 5 6, sono 7 giri, andremo a fare 7 giri, quindi ricordatevi 7 giri che però sono facoltativi, possono essere 2 come possono essere 10, dipende da come volete la manica. Io nel mio caso ho fatto 7 giri, vedete, di quadratini. Adesso ci attacchiamo qua sulla manica, e qua abbiamo l'altra manichina, magari partiamo dalla parte dietro. In questo modo andiamo a fare i 7 giri di punto rete qua sul giro manica. Io l'ho già provata questa maglia e indossata fa veramente un bel effetto. Vedete il punto rete appunto che evidenzia, perché va a evidenziare il punto quello vero e proprio che c'è qua sulla parte del corpetto. La camicetta l'ho provata, il giro è perfetto, viene un giro comodo con una manichina normale, non troppo stretta, non troppo larga. In questo momento io ho una taglia 50 e questa taglia è perfetta. L'unica cosa è che è risultata un po' corta facendo i 6 motivi, ma perché per me che ho, insomma, non sono giovanissima. Per una persona giovane le ripetizioni dei 6 motivi nella parte qui del corpetto vanno bene. Eventualmente voi la dovete allungare, basta ripetere il motivo a piacimento. Adesso facciamo il nostro nodo d'inizio e ci attacchiamo sulla nostra rete. Ho già fatto altri tutorial inserendo del punto rete perché lo trovo molto elegante, molto pratico da adattare, da continuare con le maniche, con i vari modelli. Allora vedete qua abbiamo il punto rete trasversale, ma essendo quadrato lo possiamo anche ritenere un giro proprio sul diritto, sull'andata e ritorno. Allora vedete qui c'è il punto di giunzione dei giri, entro e faccio una maglia bassa e 2 catenelle, questo sostituisce tutto questo, una maglia alta più una catenella di separazione, carico il filo, vedete, vado nell'altro punto di giuntura, creo un punto rete, creo un giro di punto rete, faccio una catenella di separazione, carico il filo, vado sull'altro punto di giuntura, vedete? Ok, e vado avanti. Adesso ho iniziato vicino allo scalfo, così vi faccio vedere, vedete, una catenella, punto di giuntura, vado a fare la maglia alta, ricreo il giro di punto filet, chiamiamolo punto filet, perché rete è un'altra cosa. Oddio, ho fatto 2 catenelle, una catenella, punto di giuntura, una maglia alta, siamo quasi allo scalfo, così vi faccio vedere che sotto lo scalfo vado a creare faccio un punto V, vado a creare diciamo un quadratino in più, catenella, maglia alta sul punto di giuntura, catenella, vediamo dove siamo arrivati. Ecco qui siamo, vedete, sotto ascella, questo è l'ultimo quadratino, quindi vado a fare la maglia alta
qui c'è l'altro quadratino, vedete qua, vado a fare la maglia alta nel sottoscella, in questo forettino centrale, proprio nel centro, e vado a fare un punto V, quindi faccio una catenella, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio un'altra maglia alta, e qui sarà poi nel giro successivo sarà un quadratino, vedete. E questo mi permetterà di dare più vestibilità nel sottoscella, che non tiri. Faccio una catenella, vedete, qua c'è il primo quadratino della parte di fronte, carico il filo e vado qui, lo salto e vado nel primo punto di giuntura e faccio la maglia alta e continuo tutto il giro con questo lavoro, quindi ricreo tutto il giro di punto filet. Una catenella, vedete, vado avanti anche nella cucitura. Dunque ve la faccio vedere, la cucitura è qui, vedete, questa è la cucitura. Continuerò, quindi farò una maglia alta qui, una catenella e una maglia alta nella cucitura, una catenella e una maglia alta sull'altro punto di giuntura. Manterrò appunto i quadratini come si trovano, ve lo faccio vedere. Vedete, qua c'è la cucitura, quindi faccio, vedete, faccio una catenella, qua c'è l'ultimo quadratino prima della cucitura, carico il filo, entro nella cucitura e faccio la maglia alta, okay? E da qui proseguo una catenella, carico il filo, salto lo spazio, vado nel punto di giuntura e vado avanti fino alla fine del mio giro. Qui c'è un nodino, ecco qua. Ecco, sono alla fine del giro, faccio l'ultima catenella. Qua avevamo, vedete, le catenelle per alzarci dall'inizio del giro, e entro nella terza, cioè c'era la maglia bassa, le 2 catenelle, entro nella seconda catenella e chiudo con la mezza maglia bassa. Ecco, adesso andiamo a fare, compreso di questo già lavorato, 7 giri, nel mio caso della mia maglia, voi fate quello che volete di giri, lavorando tutto nello stesso modo. Quindi mi alzo con 4 catenelle, cioè 3 per alzarmi con la maglia alta più 1 di separazione, carico il filo e vado, salto lo spazio e vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta, una catenella, vedete, lo stesso giro che ho fatto prima. Punto filet molto facile, penso che lo conoscete tutti, e in questa maglia una volta provata ha dato veramente un bel effetto, perché stacca con il punto, il bellissimo punto che ha questa maglia, che per me è bellissimo. Vi faccio vedere la sottoscella, perché c'era quel punto V per aumentare di un quadrato. Sto andando avanti, ecco, vedete, qui siamo arrivati sul punto V. Allora una catenella, vado sulla prima maglia del punto V, faccio la maglia alta, una catenella, vado sulla maglia alta dell'altra sottostante del punto V, vedete questa, e faccio il mio, ecco, ho formato un quadratino, la maglia alta, e proseguo con i miei 7 giri, chiudendo con la mezza maglia bassa i giri e alzandomi con le 4 catenelle per formare il primo quadratino. Ci vediamo dopo, quando avete fatto tutti i giri di punto filet. Una volta che avremo lavorato, vedete, i 7 giri della manichina di punto filet, andiamo adesso ad inserire il nostro bordo, che è lo stesso motivo che abbiamo lavorato nella maglia, però mentre nella maglia abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, qui andremo a lavorare in tondo. Il multiplo da calcolare è 18. Cosa andiamo a fare? Andiamo a contare, perché non abbiamo tutti lo stesso scalfo. Se avete fatto la maglia come la mia uguale, dovremo andare a fare 6 aumenti che mi mancano per arrivare al multiplo di 18. In caso fate un altro tutorial, cioè un'altra taglia su misura, dovete andare a contare adesso sull'ultimo giro tutte le maglie disponibili. Quindi la maglia alta è 1, la catenella è 2, 3 la maglia alta, vedete, 4
la catenella, 5 la maglia alta e così via. Andate a contare tutte le maglie disponibili. Poi vedete quanti punti vi mancano per arrivare al multiplo di 18. Non andate mai a diminuire, perché altrimenti vi viene una manica troppo stretta, perché questa è una manichina giusta, comoda, ma non è una manica larga, classica, normale. A me mancavano, per esempio, ho fatto il conto di queste maglie disponibili, mi mancavano 6 punti, quindi cosa vado a fare? Adesso andremo a fare un giro di maglia bassa e andremo, eventualmente vi mancassero, ad aumentare, faremo degli aumenti. Nel mio caso devo farne 6 e qua siamo, ecco, quindi cominceremo con il giro. Qui entriamo, qua abbiamo chiuso con la mezza maglia bassa, entriamo nella maglia, nella prima maglia, e facciamo una maglia bassa, vedete, così. Una maglia bassa la facciamo all'interno dell'arco, che equivale alla catenella, una maglia bassa sulla maglia alta, maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sulla maglia alta, e distribuendo omogeneamente gli aumenti, un po' qua, un po' là, omogeneo, andremo a fare solamente questa cosa di fare in un archetto una maglia bassa, un'altra maglia bassa. Quindi dentro, io vi ho detto mi mancano 6 punti, dentro a 6 di questi chiamiamoli quadratini, uno qui, 2, 3 qua, andremo a fare 2 maglie basse invece di farne una, e continueremo. Poi adesso vado avanti un pochettino e poi faccio il secondo aumento, in modo da distribuirli uniformemente su tutto il giro. Ci vediamo alla fine di questo giro di maglie basse. Ecco, sono alla fine del giro, faccio l'ultima maglia bassa nell'archettino e vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ecco qua. Ora iniziamo il nostro motivo. Vi faccio vedere solo l'inizio e la fine, perché poi, lo sapete, è lo stesso motivo. Facciamo un pezzettino. Allora, in questo punto io mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, maglia seguente, terza maglia alta, carico il filo, maglia seguente, quarta maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio la quinta maglia alta. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta vado a fare una maglia bassa nella maglia successiva, maglia bassa nella maglia successiva. Facciamo il primo giro insieme, completo. 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5, carico il filo, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, quinta maglia alta nella maglia alta seguente. Di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta faccio la maglia bassa nella maglia seguente, terza maglia bassa nella maglia bassa seguente. Stiamo ripetendo il primo giro che abbiamo lavorato sulla catenella di inizio della maglia, proprio di inizio, qua dove iniziava il motivo. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, nella sesta vado a fare le 5 maglie alte una dietro l'altra, vedete,
una in ogni maglia di base. Ecco, andate avanti così fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vedete salto, ci sono qua le ultime 5 maglie, vado a chiudermi direttamente con la mezza maglia bassa qui sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Secondo giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, maglia alta nella maglia successiva. Carico il filo, maglia alta nella maglia successiva. Questo lo conoscete già, questo giro. Qui ci sono le, vedete, 5 catenelle, 3, 4 e 5. Carico il filo, maglia alta nella stessa maglia dell'ultima di prima, formando un punto V, maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente, ok, e 4 catenelle, no, diceva il motivo, salto l'arco grande, vado, vedete, su queste 3 maglie basse, nella seconda faccio la maglia bassa, 4 catenelle e così via. Faccio il solito giro che conoscete già fino qua alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 4 catenelle, 3 e 4, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Terzo giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, nell'arco grande andiamo a fare le nostre 7 maglie alte come nel motivo del corpetto, è lo stesso, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, carico il filo, terza maglia sulla terza maglia alta sottostante, ok, e andiamo avanti col nostro motivo, 3 catenelle e così via. La maglia bassa qua sulla maglia bassa e fino alla fine del giro come abbiamo già lavorato nella maglia. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 3 catenelle e andiamo a chiuderci con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Siamo addirittura di arrivo, dobbiamo fare solamente l'ultimo giro della manichina. Allora, l'ultimo giro andremo a lavorare come il fondo della maglia. Vedete, questo era il giro del fondo della maglia e era solamente da aggiungere, vedete, il pipiolino sui 4 petalini del fiore. Quindi vi faccio vedere solamente un pezzettino, perché comunque l'avete già fatto un sacco di volte questo giro qua. E niente, allora ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, entro nella maglia successiva e chiudo metà la maglia, carico il filo, entro nella maglia successiva, chiudo metà la maglia, ok, e chiudo tutto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, qui abbiamo le 7 maglie alte e cominciamo a lavorare i nostri petali il primo sulla prima maglia, quindi le 3 maglie alte chiuse insieme, vedete, nello stesso punto di base. Ok, con il pippiolino, quindi 1, 2, 3, e comunque io potrei anche fare a meno di andare avanti a spiegare perché questo giro lo sapete già. Comunque facciamo 3 catenelle e andiamo avanti, 1, 2, 3 catenelle, carico il filo, salto una maglia di base e vado nella terza e faccio il mio petalo, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. 3 catenelle di separazione,
chiudo il mio pipiolino qua sulla base delle maglie chiuse insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto una maglia di base e vado sulla quinta e faccio il mio petalo, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Ecco qua il pipiolino, le 3 catenelle, vado a fare l'ultimo petalo di questo fiore, salto una maglia di base, sulla settima faccio l'ultimo petalo, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Faccio il mio pipiolino, 1, 2 e 3, lo chiudo bene e abbiamo finito il primo fiore. Ora andiamo a fare le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Carico il filo, salto questo arco, vado sulle maglie, queste 3 maglie alte e chiudo insieme, quindi a metà la prima, maglia alta chiusa a metà, seconda, maglia alta chiusa a metà, terza. Chiudo tutto, stringo un po', filo, carico il filo, salto quest'arco, la maglia bassa e l'arco dopo e vado sulle maglie alte e le chiudo insieme queste 3, quindi 1, 2 e 3. Chiudo tutto e faccio le 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5, e comincio a lavorare di nuovo i miei petali su questo secondo fiore. Ecco, una volta che avete lavorato tutto il giro, vi faccio vedere, anche se non ho finito il giro perché ho una emergenza, devo andare in un posto, ve lo faccio vedere così riesco per domenica a darvi il tutorial. Ecco, una volta che siamo alla fine del giro, che dobbiamo fare questo ultimo tris di maglie chiuse insieme, adesso io lo faccio velocemente, faccio vedere. Ok, vedete? Vado a chiudermi da qui direttamente, vedete, sulle maglie alte chiuse insieme, come quando chiudiamo il pipiolino, vedete, le prendo tutte, mi chiudo con la mezza maglia bassa, stringo benissimo, spezzo il filo, rientro un'altra volta e la maglia è finita. Allora, adesso io finirò questo giro quando riesco. Una volta che avete finito tutta la maglia, andate a stirare, non avete paura perché questo è un cotone eccezionale, io infatti l'ho già stirato, lo vado a ristirare, adesso la vediamo, la giriamo per bene, lo vado a ristirare ed è veramente una meraviglia. Sono molto soddisfatta di questo modellino e l'ho già provato, mi è piaciuto veramente tanto, è molto bella, indossata, stacca veramente molto, vedete il motivo del fiore con la retina. E niente, io vi saluto, spero che questo primo tutorial a pagamento sia stato di vostro gradimento. Spero di continuare appunto in questa direzione. Se ci sono dei dubbi, scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuta la maglia, questo genere di maglia, questo genere di lavorazione, scrivetemi tutto nei commenti, se non vi è piaciuto anche. E vi saluto. Ciao ragazze, grazie mille di aver aderito all'abbonamento. Alla prossima.